Benvenuto su Black & Wire, io sono Giorgia e lavoro lastre e fili di metallo da molti anni. Qui su questo canale vedrai consigli e tutorial su questo argomento. Oggi andremo a realizzare questo ciondolo insieme, è composto da una pietra e la decorazione attorno è composta da un filo di metallo a forma di petali. Io ti anticipo già che ho utilizzato uno spessore di 0,9 per i petali, che credo sia perfetto per questo tipo di lavorazione. Puoi tranquillamente sostituirlo con quello da 1 mm o 0,8. La cosa importante è che devi basarti sulla pietra che hai, quindi io ho utilizzato questa da 10 mm, se la utilizzi una un po' più grande dovrai fare i petali un po' più lunghi e al contrario, se utilizzi una pietra più piccola dovrai fare una lavorazione più corta. L'importante è capire bene tutti i passaggi che sono presenti in questo video e poi riadattarli come sempre, come più preferisci, con la tua fantasia. Iscriviti al canale qua sotto per non perderti nuovi video e attiva la campanella per ricevere la notifica quando uscirà un nuovo tutorial. Io ti lascio al procedimento e ci vediamo al prossimo video. Ci serve filo di rame da 0,9 e 0,4 mm. Questo da 0,9 puoi sostituirlo benissimo con del filo da 1 mm o da 0,8 mm. Anche il filo da 0,4 può essere più sottile, 0,5 già diventa un po' più difficile la lavorazione. In questo caso sto usando rame nudo. Ti ricordo che sotto nell'info box metto la lista di tutti i materiali con il link diretto per acquistarli. Poi ci servono pinze tonde, tronchesi, pinze piane 1 cm e la pietra che andremo a decorare. In questo caso ho utilizzato un'agata blu da 12 mm di diametro. Inizio prendendo 25 cm di filo da 0,9 mm di diametro . Prendo le pinze piane e vado sul primo segno a realizzare un angolo di 90 gradi. Ora con le pinze tonde, utilizzando la parte più grossa delle pinze, vado a fare un cerchietto. Ovviamente il secondo segno deve combaciare con il primo. Prendo di nuovo le pinze piane e con le pinze tonde vado a fare questo petalo. Devo sempre verificare che i punti vadano tutti a congiungersi qui. E continuo. Ok, una volta fatti tutti i petali, stringo con le pinze piane questi che saranno al centro della mia figura . E adesso vado ad aprirli in modo da creare il mio fiore. Ora questo che avevo lasciato all'inizio lo vado a tagliare in pezzetto perché vado a fare un piccolo cerchio.
L'altra estremità ancora la lascio libera. Ora prendo il filo da 0,4. Come prima cosa voglio andare a legare questa parte con l'estremità libera, quindi andrò a fissare il filo su questo petalo. Quindi ho semplicemente fatto 3 avvolgimenti qui e adesso faccio 2 avvolgimenti chiudendo il petalo. Adesso tiro bene e faccio 2 avvolgimenti sull'altro petalo, in modo tale da chiudere così questa forma. Quando ho finito faccio un paio di avvolgimenti sull'ultimo petalo e chiudo il filo. Dal momento che questa parte è più carina rispetto a questa, vado a far passare questa estremità che mi servirà poi per fare l'anellino all'interno del mio fiore. Inoltre in questo modo il perno sarà esattamente al centro. Adesso non mi resta che piegare questi petali, faccio un po' di pressione in questo modo. Piego un po' per volta, faccio diversi giri fino a che non chiudo tutti questi petali. Adesso vado a prendere la mia pietra e vado a vedere che i petali vadano bene, quindi assicurati che tocchino tutti tra di loro e non ci siano spazi. Altrimenti significa che la pietra è troppo grande, non va bene per questo lavoro. A questo punto prendo di nuovo il filo da 0,4, metto la pietra nel filo. Dal momento che il foro lo voglio nascondere, andrò a inserire la pietra in questo modo, così che il foro andrà tra i due fili più grandi e si noterà di meno. Ora non taglio il filo dalla bobina, questo lo lascio ancora attaccato alla bobina, e invece quest'altro lo prendo a 60 cm di lunghezza.
Come prima cosa vado a fare degli avvolgimenti per legare bene questi due petali. E adesso quello che andrò a fare è continuare con gli avvolgimenti fino a raggiungere l'altro incrocio dei petali, così che anche qui potrò avvolgerli insieme, poi continuerò con la decorazione e poi li avvolgerò insieme e così via, in modo tale che la struttura diventa solida e la decorazione viene anche molto graziosa. Eccomi arrivata alla parte opposta rispetto al primo avvolgimento e vado a prendere anche l'altro petalo, così da bloccarli insieme. Una volta fatti 3 avvolgimenti, proseguo andando verso il basso, anche se l'avvolgimento vorrebbe salire verso l'alto come disegno. Quindi facciamo attenzione all'estetica e con le pinze magari ci aiutiamo. E proseguo così fino a che il filo non termina. Sono arrivata qui, ho fatto 3 petali, adesso proseguo utilizzando l'altra estremità, taglio sempre 60 cm di filo e concludo fino ad arrivare dalla parte dove ho iniziato. Ok, una volta finito tutti gli avvolgimenti, io l'ho concluso, io sono arrivata qui e ho fatto gli ultimi avvolgimenti. Adesso con la codina che è rimasta vado semplicemente a realizzare un anellino. Ed ecco che ho terminato questo ciondolo. Ovviamente posso utilizzarlo come pendente per una collana o degli orecchini. Ora lo vado a ossidare, ti faccio vedere qui in questo video che trovi nelle schede come ossido gioielli in rame e te lo lascio anche sotto nell'info box. Come sempre fammi sapere se questo video ti è stato utile e soprattutto se ripeterai questo stesso lavoro taggami su Instagram così che possa vederlo, sono curiosissima di vedere i vostri lavori. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Questo pendente l'ho realizzato combinando questi due elementi, uno lo abbiamo appena realizzato insieme ora, l'altro lo trovi sempre qui sul mio canale, clicca sulla scheda oppure nel link che ti lascio sotto nell'info box.